Shimash! Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi vi dirò 6 cose che i maestri di arti marziali non vi potranno mai dire. Bene, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, il canale è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, lasciate like, condividete i miei video e soprattutto lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene, oggi di cosa parliamo? Oggi vi elencherò 6 punti, 6 tremende verità che qualsiasi buon maestro non può rivelare quando vi avvicinate alle arti marziali. Non importa quale arte marziale stiate praticando, queste sono 6 incredibili verità che i maestri non possono dirvi. Quando voi vi recate a un dojo, in una palestra per iniziare il vostro percorso nelle arti marziali, il maestro vi spiegherà come funziona l'allenamento, che scuola sono, che cosa fanno, che cosa non fanno, ma ci sono alcune cose che non potrà dirvi subito all'inizio. Sono cose di cui vi accorgerete più avanti e contemporaneamente capirete perché il maestro all'inizio non poteva rivelarvi queste cose. Siete pronti per questi 6 segreti che i maestri non possono rivelare? Iniziamo. Numero 1. Con molta probabilità non arriverai mai a prendere la cintura nera. Ragazzi, ho fatto già un video su questa cosa con alcune percentuali dei praticanti che iniziano nelle arti marziali. I gradi alti da raggiungere probabilmente non verranno mai raggiunti per l'80% degli iscritti. Quindi potenzialmente parlando il maestro potrebbe dirti questa cosa all'inizio, che però ti potrebbe naturalmente scoraggiare e naturalmente non è una verità esatta. Comunque i dati, le percentuali parlano chiaro. Potenzialmente parlando un nuovo praticante di arti marziali rientrerà quasi sicuramente in quella grandissima percentuale di persone che poi a un certo punto abbandonano l'arte marziale agli inizi o a metà o in fase avanzata. Quindi ragazzi, una delle incredibili verità, una delle tremende verità che però il maestro, il vostro istruttore, allenatore non potrà mai dirvi nel momento che arrivate al dojo è questa: con molta probabilità non prenderai la cintura nera. Segreto numero 2. Quello che non può dirti il tuo maestro a inizio della pratica è che per imparare ci vuole tantissimo tempo. Tempo che probabilmente è molto superiore a quello che stai pensando tu di investire. Quindi un'altra delle grosse verità è questa: quando si pratica un'arte marziale, ma qualsiasi, ragazzi, l'arte marziale istantanea, il colpo vincente istantaneo, la tecnica vincente istantanea non esiste, perché altrimenti avremmo studiato tutti solo quella lì. Quindi qualsiasi sia l'arte marziale a cui vi state dedicando, ci vorrà tantissimo tempo per padroneggiarla, tantissimo tempo da studiare. E dire a un principiante all'inizio: ok, inizierai il tuo addestramento, però ricordati che ci vorrà molto tempo per andare avanti, potrebbe scoraggiarlo e non sarebbe costruttivo per nessuno. Quindi ragazzi, la seconda cosa è questa: ci vorrà tantissimo tempo, probabilmente molto più tempo di quello che pensi tu. Verità numero 3, un'altra delle cose che il vostro maestro non potrà mai dirvi all'inizio è questa qua: con molta probabilità le arti marziali non ti faranno sentire a tuo agio. Questo perché soprattutto nelle fasi iniziali andiamo a fare una cosa magari molto diversa e l'immagine che il principiante ha dell'arte marziale è quello che attraverso l'addestramento diventa più forte, più veloce, più bravo a combattere, insomma, come si direbbe in un vero e proprio gioco di ruolo, sale di livello e diventa più forte. Beh, non è così. Le arti marziali, soprattutto le arti marziali tradizionali, dove magari c'è da lavorare
sodo non faranno altro che in tantissime occasioni farti sentire quasi fuori luogo, quasi fuori luogo con te stesso, non riuscire a padroneggiare alcuni esercizi che magari possono sembrare anche semplici. È una continua lotta per cercare di dare il meglio, di fare il meglio con se stessi. Quindi ragazzi, non sarà per niente facile sotto questo punto di vista, ma è una cosa che il maestro naturalmente non potrà dirvi appena iniziate la pratica. Terza cosa che il maestro non può dirvi all'inizio è: le arti marziali non ti faranno sentire quello che credi tu. Quarta verità che i maestri non possono dire, soprattutto in alcuni settori, è che anche se non sembra, le arti marziali possono essere molto costose. Vi faccio alcuni esempi. Per esempio, nel mio settore, nel karate, quello che dico io, c'è il lato agonistico. L'80% delle palestre lavora esclusivamente sul lato agonistico. Il lato dell'agonismo nel karate è molto costoso, perché devi comprarti tutta attrezzatura riconosciuta dalle varie federazioni, devi comprarti le divise, i karateki riconosciute dalla federazione, devi spostarti da solo per le gare, devi pagarti le trasferte, naturalmente il tempo impiegato, poi alla fine magari ricevere come premio una coppa o una medaglia da pochi euro. Ripetete questo processo per diverse settimane ogni volta e avrete alla fine dell'anno un costo veramente importante. In altri settori, per esempio, come possono essere le arti marziali tipo il Kobudo che pratico io, per esempio nella mia scuola siamo attrezzati per il principiante, per fargli usare il bokken abbiamo la nostra attrezzatura, ma se dovessimo considerare per esempio una persona che si avvicina a fare un'arte marziale tipo il Kobudo e deve comprarsi appunto la divisa e poi tutte le varie armi, naturalmente è una spesa importante, è una cosa che si cerca di fare graduatamente. Quindi anche in altri settori è così. Le arti marziali possono essere molto costose, però all'inizio chiaramente non sappiamo le intenzioni, non è obbligatorio fare fin da subito le gare o comprare fin da subito tutta l'attrezzatura, quindi è una cosa che non viene detta, verrà naturalmente spiegata via via. Però anche questa è una piccola verità che molti maestri non possono dirti per non scoraggiarti all'inizio. Quindi quarta verità che i maestri non possono rivelare è: le arti marziali possono essere molto costose. Veniamo alla verità numero 5, la quinta verità che un maestro di arti marziali non può rivelarti all'inizio è che con molta probabilità ti farai male praticando quell'arte marziale, e questo è inevitabile quando si pratica ad un certo livello. Naturalmente ragazzi, poi l'intensità di questi incidenti è naturalmente misurata all'arte marziale che fate, però praticando arti marziali seriamente, con molta probabilità durante la vostra carriera vi farete male più e più volte. E anche questa è una delle verità che naturalmente il tuo maestro non potrà rivelarti il primo giorno che sarai arrivato, perché potrebbe spaventarti. Naturalmente, come dico sempre, si cerca di limitare questi episodi, questi incidenti a zero, però naturalmente non è possibile. Se si pratica arti marziali a un certo livello, è una ruota che gira ragazzi, toccherà anche a me farmi male. Quindi quinta verità che il tuo maestro non può dirti appena entri in palestra è questa: iniziando a praticare con molta probabilità ti farai del male. Sesta e ultima verità: quando un principiante arriva a iscriversi a un corso si affida totalmente al maestro e ai suoi allenamenti, ma quello che il maestro non può dirgli, la verità che il maestro non può dirgli all'inizio è questa: allenarsi solamente in queste 3, 4, 5 ore che facciamo durante la settimana non ti basteranno, ma dovrai allenarti anche per conto tuo. Naturalmente il principiante pensa: vengo in palestra, mi alleno, deve bastare questo, perché devo allenarmi per conto mio? Beh ragazzi, la verità invece è questa qui: se volete raggiungere ottimi risultati nelle arti marziali non basteranno di sicuro quelle 5, 4, 3 ore che voi dedicate in 2-3 volte alla settimana al corso, ma dovrete impegnarvi anche per fare qualcosa per conto vostro al di fuori dei corsi, quindi che sia andare a correre, che sia andare a camminare, che sia fare un po' di sacco, che sia fare un po' di corda, insomma dovete continuare a fare qualcosa extra. Bene ragazzi, il video finisce qua. Spero che queste piccole verità che i maestri non possono rivelare all'inizio della vostra pratica vi siano piaciute. Se voi avete altre piccole verità che i maestri, gli istruttori
non possono rivelare ai propri allievi, scrivetele qui sotto. Ragazzi, vi ringrazio, continuate a iscrivervi al canale, continuate a condividere i miei video, lasciate like, lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!